Oggi andiamo a realizzare questa bellissima borsa. Io l'ho chiamata Princess perché è davvero una principessa. È realizzata con la fascia ventagli cucita sul rinforzo in feltro. La fodera è in raso rosa e i manici in bambù. Sono davvero contenta del risultato perché appare essere davvero molto elegante. Io comincio dalla fascia all'uncinetto, poi vi mostro come cucirla, vi mostro come cucire il feltro, come inserire la fodera e cucire i manici. È una serie di attività un po' laboriose, però devo dire dal risultato davvero sorprendente e davvero che ne vale la pena tutto il lavoro che c'è dietro. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi lascio al tutorial, mettetemi un like, un messaggio e sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. L'occorrente per la borsa: 2 rocche di Rowan glicine grammi 200 che consiglia un uso di un uncinetto 2-3. Io però ho utilizzato il 3,5 e voi proverete in base alla vostra mano quale ritenete sia la misura di uncinetto più adatta. Oltre il cordino, l'uncinetto 3,5, delle forbici, dei marcatori, qualcuno perché poi vi indico come utilizzarli, 1 metro, dei manici. Io ho scelto questi in bambù, voi potete scegliere qualsiasi altro tipo di manico, però visto il disegno della borsa è preferibile utilizzare dei manici di forma tondeggiante che quindi riprendono un po' il disegno. Poi del feltro, io la indurisco con il feltro. Voi potete decidere di indurirla anche con la rete. Chiaramente, essendo il lavoro molto traforato, se utilizzerete la rete dovrete necessariamente coprire il lavoro prima con la fodera, poi la rete e poi la fodera interna definitiva, quella che resterà poi a vista della borsa. Io penso di aver elencato tutto il necessario, vi invito all'iscrizione al canale ed attivate la campanella. Potete anche salvare il video per futuri utilizzi e quindi tenerlo sempre nella vostra playlist per poi poterlo facilmente ritrovare quando vorrete realizzare la borsa. Io vi suggerisco, essendo questa lavorazione un pochettino particolare, di guardare il video prima di iniziare, perché nel corso della lavorazione io vi darò dei suggerimenti e delle piccole soluzioni a problemi che potrebbero essere riscontrati nel corso del lavoro. Io li ho trovati e vi indicherò come ho ritenuto di risolverli. Vi lascio al video e mettete un bel like se il lavoro vi è piaciuto. Grazie, ciao. Cominciamo con 10 catenelle. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella
e realizziamo una maglia altissima, ottenendo così una forma di D. Poi proseguiamo con 5 catenelle, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e sempre all'origine della catenella realizziamo un'altra maglia altissima. Ed otteniamo questa forma. Secondo giro, 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima, si volta il lavoro, nell'arco si realizzano 10 maglie altissime. Dopo aver realizzato 9 maglie altissime nell'arco, possiamo decidere di fare la 10ª maglia altissima sulla maglia altissima centrale del giro precedente, così da non creare una separazione tra i due ventagli, quello che abbiamo realizzato a destra e questo che andiamo a realizzare a sinistra. Quindi contando anche le catenelle iniziali abbiamo realizzato al momento 11 maglie altissime. Altrettanto faremo dall'altra parte, quindi realizziamo 10 maglie altissime nell'archetto, la 22esima la realizziamo fissandoci sulla quarta catenella dell'inizio del giro. Realizziamo insieme l'ultima maglia altissima fissandola qui sulla quarta catenella e quindi abbiamo finito questo secondo giro. Realizzando la maglia altissima fissandola sulla maglia altissima, otteniamo questo arco in continuità, quindi senza creare la separazione tra i due ventagli. Procediamo salendo di 4 catenelle più 2 di separazione. Giriamo il lavoro e senza saltare alcun punto entriamo nella seconda maglia altissima e realizziamo un'altra maglia altissima. Da ora in poi, fino alla fine del giro, saltiamo una maglia, quindi realizziamo 2 catenelle di separazione, carichiamo l'uncinetto 2 volte e saltando una maglia realizziamo la nostra maglia altissima, ottenendo così dei quadrati. Questi quadrati a fine giro dovranno essere in totale 12. Fatti 10 quadrati, ci ritroviamo a fine giro con 2 maglie altissime libere. A questo punto realizziamo gli ultimi 2 quadrati per arrivare a 12 senza saltare, quindi realizziamo qui una maglia altissima, 2 catenelle e caricando il filo 2 volte entriamo nella catenella a seguire e realizziamo un altro quadrato. Ne abbiamo così 12. Ecco il lavoro come si presenta. Proseguiamo con il giro successivo. Dobbiamo realizzare una maglia altissima sostituita da 4 catenelle a inizio giro e poi in ciascun quadrato 3 maglie altissime, quindi sono 12, abbiamo 36 maglie altissime nei quadrati, una maglia altissima a inizio giro
una maglia altissima a fine giro, quindi dovremo avere in totale 38 maglie altissime, quindi ne realizziamo 3 in ciascun quadrato vuoto. Finito il giro delle maglie altissime con l'ultima maglia altissima fissata sulla catenella, così, ora cominciamo il giro successivo, nel quale dovremo ottenere un numero di quadrati pari a 20, però con 38 maglie non ce la faremmo, dobbiamo creare degli aumenti. Dunque noi 3 quadrati li dobbiamo realizzare senza saltare la maglia centrale. Lo faremo all'inizio, alla fine e decidiamo come è a nostro piacimento se non saltiamo nella parte centrale della semiluna che abbiamo oppure qui sulla parte laterale, come vogliamo. L'importante è che per 3 quadrati non effettuiamo il salto della maglia, quindi realizziamo 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima, 2 di separazione, giriamo il lavoro e senza saltare la maglia realizziamo il primo riquadro vuoto. A seguire saltiamo sempre, tranne altre 2 volte. Finito il giro, verificate che siano 20 i riquadri. Ora a questo punto, se voi la borsa la volete più piccola, vi potete fermare qui con i giri del ventaglio e cominciare direttamente dall'ottavo giro che vi indicherò nel video. Mentre invece io la voglio un po' più alta, quindi aggiungo altri 2 giri, quindi un giro di maglie altissime piene realizzandone 62, quindi 3 per ogni riquadro più una all'inizio e un'altra alla fine, ed altri 31 riquadri finali. Quindi aggiungo altri 2 giri gemelli a questo. Ci vediamo direttamente all'ottavo giro, quando cominciamo il nuovo ventaglio. Realizzati i 7 giri come vi ho indicato, diamo inizio al secondo ventaglio, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo 5 catenelle. Carichiamo l'uncinetto 2 volte, entriamo nella terza maglia altissima e realizziamo una maglia altissima, altre 5 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima saltando una maglia altissima, quindi otteniamo la base del nostro secondo ventaglio. Ora, man mano che iniziamo dei nuovi giri, ci cuciremo il nostro lavoro sul ventaglio che abbiamo già creato. Come fare? Abbiamo realizzato le prime 4 catenelle del nostro secondo giro, ci posizioniamo sulla quarta catenella del ventaglio precedente e ci chiudiamo con una maglia bassissima, quindi ci fissiamo sul quarto punto dalla maglia bassissima precedente, voltiamo il lavoro e qui negli archetti, così come abbiamo fatto all'inizio del primo ventaglio, realizziamo 21 maglie altissime alla stessa maniera del
dell'inizio del primo ventaglio. L'unica differenza è che ogni volta che ci ritroviamo a chiudere il giro sul ventaglio precedente, ci fissiamo con una maglia bassissima saltando 4 maglie di base, 4 catenelle. Vado avanti e vi mostro come procedere con il lavoro. Ho realizzato le prime 20 maglie altissime, la 21esima la blocco qui in corrispondenza dell'incrocio tra le catenelle e la maglia altissima del giro precedente. Occhio, io non sto sbagliando, in questo ventaglio faremo 21 maglie altissime, non 22, per questo vi sto mostrando il giro, perché nel giro successivo, quello dei quadrati vuoti, l'ultimo non lo blocchiamo sulla maglia altissima, ma lo blocchiamo qui sul bordo del ventaglio precedente. Comunque io adesso faccio il giro e vi mostro dove bloccare l'ultimo quadretto vuoto. Ecco, abbiamo realizzato gli 11 quadretti vuoti senza saltare la maglia all'inizio e alla fine del giro. Ora, dopo aver fatto le ultime 2 catenelle, il 12° quadretto lo chiudiamo sul ventaglio precedente senza realizzare la maglia altissima, ma chiudendoci con una maglia bassissima. Ecco, così proviamo sempre che il nostro lavoro resti steso perfettamente. Una volta che vi ho mostrato le differenze tra il primo arco e gli altri, possiamo procedere da soli fino ad arrivare alla lunghezza necessaria per chiudere la nostra borsa. Ci vediamo alla fine della realizzazione di tutti i nostri ventagli per vedere come procedere per la borsa. Vi mostro come procedere con la lavorazione. Mi avvicino un po' così vi mostro meglio. Allora, noi proseguiamo facendo susseguire i ventagli l'uno sull'altro. Quando andiamo a chiudere dobbiamo accertarci di una cosa, quindi quando ci colleghiamo con il ventaglio precedente ad inizio e fine giro, dobbiamo accertarci di non andare oltre una certa misura e quindi di avere gli archi del bordo superiore e poi dopo vi mostrerò inferiore sempre uguali. Quindi dobbiamo posizionare preferibilmente dei marcatori e dell'arco che abbiamo noi contiamo 12 riquadri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 riquadri che devono rimanere liberi, quindi il ventaglio che andiamo a realizzare dovrà fermarsi qui in corrispondenza della maglia altissima che precede il 12° ventaglio. Questo per fare in modo che anche l'occhio veda una progressione molto regolare dei ventagli. Questo per quanto riguarda una parte del lavoro. C'è l'altra, quindi da quest'altra parte dobbiamo contare il numero di ventagli che qui restano liberi. Direte voi è uguale? No. Allora, in questo caso qui noi dobbiamo lasciare liberi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ventagli. Ne contiamo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ventagli liberi, quindi il marcatore lo posizioniamo qui, in corrispondenza dell'11°. Noi andiamo poi a contare ancora
dove il ventaglio si va ad appoggiare, perché se guardate bene qui c'è l'origine del ventaglio, un lato si appoggia da questa parte, l'altro lato si appoggia da quest'altra. Quindi noi dobbiamo verificare quanti riquadri occupa il ventaglio da un lato e dall'altro, per fare in modo che quassù il ventaglio si posizioni alla stessa maniera del ventaglio che lo precede. Dunque noi contiamo qui che il ventaglio occupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riquadri. Verifichiamo. Quindi noi partiamo da qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riquadri. Quindi dovremmo spostarlo perché ho sbagliato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riquadri, ho contato giusto. Quindi 8 riquadri, qui si appoggerà un lato del nuovo ventaglio. Controlliamo da quest'altra parte. Da quest'altra parte il numero dei riquadri da occupare è superiore perché è qui che si collocherà anche il centro, cosa che da questa parte non succede. Quindi avremo 4 riquadri in più, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quindi si andrà ad appoggiare in corrispondenza dell'11° riquadro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi questo ventaglio qui si ferma sull'11° riquadro. Abbiamo messo a questo punto tutti i marcatori a noi necessari. Dunque qui comincia il ventaglio nuovo che si appoggerà qui in quest'area con il centro poggiato su questo lato, ma meglio farlo che stare qui a descriverlo. Io ho voluto precisare questa cosa perché può succedere di salire e scendere di un riquadro non essendo la posizione ben definita ad ogni giro. Capiterà di saltare 3 maglie o 4, quindi ho voluto indicarvi i limiti entro i quali poi voi vi potete spostare. Spero di essere stata chiara, comunque il video lo potete rimandare indietro e rivedere e contare i riquadri. Poi non mancherà, se avete necessità, di chiedermi nei messaggi sottostanti e io vi ripeterò tutto infinite volte finché lo riterrete necessario. Sono sempre a vostra disposizione. Andiamo a procedere con il lavoro. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, io ho realizzato questa fascia lunga 80 cm più o meno ho scelto di avere un'altezza di 33 cm. Ho deciso queste dimensioni per evitare di avere una borsa eccessivamente larga, perché per completare la fascia dobbiamo avere i ventagli in numero pari. Quindi una coppia di ventagli è lunga quasi 14 cm. Se avessi voluto fare un'altra coppia avrei allungato di questi 14 cm una lunghezza già sufficiente, quindi mi sono fermata qui. Io ho realizzato in tutto 5 coppie di ventagli, in tutto 10 ventagli. Dobbiamo cucire. Ora, come fare per cucire la fascia? Noi abbiamo qui l'origine, l'inizio che produce questa forma irregolare, che però pare voglia accogliere la parte finale
della fascia, che invece ha una forma esattamente opposta, quindi la parte finale è concava, l'inizio è convesso, dunque si fonderanno perfettamente l'uno all'altro. Come fare? Scegliete qual è il dritto. Anche se sono giri di andata e ritorno, questa lavorazione alla fine ha un dritto, perché tutti i giri a maglia altissima piena vengono realizzati tutti nello stesso verso, mentre gli altri, i riquadri, sono realizzati nel verso opposto. Dovete solo scegliere. Io ho scelto di avere sul dritto i giri pieni, perché sono più visibili e rispetto all'altro lato mi paiono più belli, ma voi potete scegliere anche di avere come dritto l'altro. Una volta deciso qual è il vostro lato dritto, lo mettete rivolto verso di voi. Poi prendete l'origine della fascia, che è questa, e l'appoggiate qui su davanti a voi. Fate altrettanto con la parte finale e fate collimare, coincidere i due lembi opposti, quindi l'origine e la fine della fascia. Io ho già posizionato i marcatori, come vi ho mostrato poco fa. Questi vanno posizionati qui al 12° riquadro. Qui invece mi pare di ricordare, non ricordo bene, 2, 4, 6, 8, 10, 12, al 12° anche qui. Quindi al 12° riquadro posizionate il marcatore e fate congiungere l'inizio della fascia con il marcatore, che devono essere posizionati per bene. Poi abbiamo un altro punto di incontro, che deve essere questo, il primo giro di maglie altissime che abbiamo fatto qui all'origine, che deve coincidere con l'incrocio dei due ventagli finali, quindi qui dove ho messo quest'altro marcatore. Dunque questo deve coincidere con le maglie altissime. Qui l'inizio della fascia deve coincidere col 12° riquadro, dove abbiamo posizionato il marcatore come vi ho indicato, e facendo in modo che nulla si sposti, facendo coincidere dunque questi punti, cuciamo. Io cucirò ad ago, quindi adesso infilo l'ago e vi mostro come fare. Una volta che ho posizionato per bene i marcatori e fissato i due lembi da cucire nei 3 punti fondamentali, che sono questi, quindi ho fissato i lembi che dovranno essere uniti, io a questo punto cosa faccio? Ho infilato l'ago con il filo di lavorazione, inserisco l'ago tra i due lembi, quindi faccio passare l'ago e ricordiamoci che stiamo lavorando con un cordino, lasciamo una codina bella lunga e facciamo un nodino iniziale che poi toglieremo e fisseremo con una magari con una goccina di colla. E poi, sempre tenendo ben fermi i lembi, continuiamo a lavorare in questo senso. Quindi prendiamo cioè dell'asola, un solo lembo e facciamo passare il nostro cordino. Ovviamente, l'ho detto prima, lo ripeto, noi abbiamo
qui davanti a noi il rovescio del nostro lavoro e continuiamo a cucire facendo passare sempre l'ago, prendendo solo un'asola di destra e un'asola di sinistra per evitare che il lavoro di cucitura sia visibile anche sul davanti, perché sul davanti noi dobbiamo vedere questo tipo di vicinanza dei due lembi, ma non dobbiamo vedere il filo di cucitura. Quindi prendiamo l'asola esterna con l'asola esterna e cuciamo. Io ho fatto un filo abbastanza lungo perché poi voglio essere sicura del fissaggio, quindi di nuovo vi mostro l'asola esterna, cioè l'asola, il lembo esterno dell'asola, così e così. L'altro lembo resterà visibile sul dritto, così la cucitura resterà del tutto invisibile, vedete? È invisibile. Dunque di nuovo vi mostro, poi procederemo da sole. L'asola con l'asola esterna e di nuovo asola esterna, vedete? Questa qui è l'asola del punto, in parte non è visibile, però noi quella che abbiamo a favore nostro è l'asola da prendere, quindi ecco qui, è poco riconoscibile perché è tutto tinta su tinta, quindi una volta inserito l'ago diventa più visibile il punto in cui questo deve entrare, quindi vi mostro meglio qui e qui. Un'ultima volta, poi procedo da sola per non annoiarvi. Voi comunque il video lo potete anche accelerare, rallentare, potete fare tutta una serie di operazioni, vedete? Prendo solo il lembo dell'asola che è a mio favore, poi controllo sempre che la cucitura non sia visibile e soprattutto che non arricci, non deve arricciare perché se arriccia diventa visibile. Io proseguo, ci vediamo per la cucitura della parte sottostante della borsa. Per cucire il fondo noi rigiriamo la borsa sempre dal rovescio, facciamo coincidere le parti della borsa che rientrano dell'orlo con le parti opposte sul lato opposto che invece sono bombate, fuoriescono. Le pieghiamo così facendole coincidere e con un marcatore le fissiamo. Deve essere più o meno il centro del semicerchio alla parte rientrante centrale dei semicerchi di quest'altro lato, diciamo dei semicerchi superiori. Quindi una volta centrata la borsa, centriamo gli altri ventagli con i ventagli del lato opposto e li fermiamo con i marcatori. Qui la stessa cosa nell'angolo, qui dall'altra parte, vedete, poi finisce che coincidono naturalmente perché ovviamente le forme sono le stesse e quindi
vanno a coincidere naturalmente. Vedete, questa è la parte che rientra, questa invece è la parte che sporge. Appoggiate l'una sull'altra, coincidono e le blocchiamo. Una volta fatta questa cosa, avremo che la borsa comincia ad avere la sua forma e il fondo. Cuciamo alla stessa maniera di come vi ho mostrato per la parte centrale anche sul fondo. Proseguiamo alla stessa maniera con l'ago e prendendo sempre una sola asola, anche se trattandosi del fondo possiamo essere meno fiscali che sulla parte laterale. A dopo. Ricopriamo i manici per la metà della loro superficie a punto basso, quindi posizioniamo trasversalmente il filato, lo prendiamo, lo agganciamo e facciamo la prima catenella così. Tenendo sempre il filato ben teso, prendiamo da sotto il filato e lavoriamo il punto basso. Tiriamo sempre, la tensione deve essere sempre massima ed inoltre la codina la portiamo dietro così come vi mostro e i punti devono essere tutti molto stretti l'uno all'altro a ricoprire completamente la superficie del manico, il tutto per la metà dell'intero cerchio, quindi per circa il semicerchio. Ecco qui, vi mostro ancora qualche punto. Così. Il tutto fino ad arrivare a questa dimensione di copertura. Quando siamo soddisfatti affranchiamo il filo e tagliamo. Per indurire la borsa prendete un pezzo di feltro, lo stendete piegandolo in due metà e quindi ottenendo alla base questo effetto bombato. Lo appoggiate sulla scrivania, sopra ci appoggiate la borsa e allontano un attimo l'inquadratura così si vede meglio e vedete, una volta appoggiata la borsa lasciate un margine di circa 1 centimetro, massimo 1,5 cm lungo i 3 lati. Giù non c'è bisogno perché è bombata e quindi non c'è bisogno di lasciare il margine. Lasciate quindi sui 3 lati 1 centimetro e mezzo e ritagliate. Otterrete questo, vi mostro. Otterrete questo. Una volta che avete ritagliato a forma della borsa lasciando questi margini, sui due lati cucite ad ago con un andamento, un punto avanti metà indietro, un punto avanti e metà indietro, in modo da avere una cucitura molto forte. Basta cucire il lembo a distanza di pochi millimetri dal bordo. Una volta ottenuta questa tasca, eccola, abbiamo ottenuto questa tasca, quindi abbiamo cucito i due lati con la base bombata, la inseriamo nella borsa e cerchiamo di stendere il più possibile il disegno. Io ho scelto il colore del feltro a contrasto rispetto al colore del filo di lavorazione, per favorire così
la messa in evidenza del disegno, che è spettacolare. Allora, posizionato il filtro in modo tale che la borsa sia perfettamente tesa, dobbiamo fare la stessa cosa con la fodera. Quindi prenderemo un pezzo di stoffa e, lasciando il bordo dei due lati e superiore di circa 1,5 cm rispetto alla borsa, io ho lasciato anche un attimino di più, ritagliamo il pezzo di stoffa, lo ritagliamo e lo cuciamo alla stessa maniera di come vi ho già mostrato per il filtro, stando bene attenti però a lasciare il dritto all'interno della cucitura e rigirando l'orlo superiore 2 volte su se stesso, così lo fissiamo con gli spilli e cuciamo i laterali. Una volta ottenuta la tasca anche per la fodera, la inseriremo nel filtro. Io passo a cucire la tasca della fodera e poi vi mostro come inserire e come cucire anche i manici. Prima ancora di inserire la fodera, passiamo a cucire i manici. Li posizioniamo in modo che la parte che abbiamo rivestito con il filato sia posizionata sulla borsa, così, e in modo da centrare ovviamente tutta la parte anteriore della borsa. Una volta che abbiamo posizionato per bene i manici, infiliamo l'ago e cominciamo a cucire. La borsa ha un lato frontale largo 38 cm, la metà 19, il centro del cerchio è 7,5, quindi noi, posizionando il metro a 19 cm qui, dobbiamo avere una distanza dal centro di 7,5 cm. Quindi questa è la posizione esatta del cerchio, quindi 7,5 cm e la distanza qui dal centro 19. Una volta infilato l'ago, accertatevi che l'ago sia in condizioni di passare attraverso il lavoro ed anche, se con un po' di difficoltà, attraverso il filtro, perché il filtro è molto doppio e troverete difficoltà. Posizioniamo quindi la distanza entro la quale il manico dovrà essere posizionato con i marcatori al centro e alla distanza del diametro del manico e cominciamo a cucire, quindi accertandoci che la posizione sia giusta, e passiamo attraverso la lavorazione, attraverso il filtro. Io sto lavorando con il filo di lavorazione del manico stesso, con la codina che ho lasciato, quindi mi sto tenendo, mi sono tenuta da parte la codina abbastanza lunga da poter cucire. Ecco che non senza difficoltà faccio passare l'ago attraverso i 3 strati, il filtro, la lavorazione e il manico. Una volta che abbiamo cucito a sacco la nostra fodera con il dritto all'interno, prendiamo la nostra borsa e inseriamo il sacco
con il fondo verso il basso dentro la borsa, così. Fissiamo i lati qui esattamente nello spigolo con i nostri fermacarte. Ecco qui, fissiamo l'altro spigolo qui e cominciamo a cucire fissando tutti e tre gli strati che incontriamo. Quindi fisseremo ad ago sia la lavorazione ad uncinetto che il feltro e la fodera. Ci accertiamo di stare posizionati nell'inizio del lato, del fianco della borsa, sia per la fodera, quindi dov'è la cucitura laterale della fodera, che per il feltro. Poi una cosa, il lago è molto sottile, quindi sarà per assurdo più facile cucire la fodera con l'ago piccolo che non i manici con l'ago più spesso. Quindi io posiziono bene la fodera in modo che non si vedano i lembi, entro nel feltro e passo attraverso la lavorazione. Io ho usato la tecnica dell'asola, ho cominciato con l'asola, quindi ripasso, torno indietro con l'ago attraverso il filtro, attraverso la fodera, così con calma, e passo attraverso l'asola del filo, in modo da fermare il filo e non aver bisogno del nudo. Ora con tutta calma io proseguirò a cucire attraverso la lavorazione, cercando di nascondere al meglio il filo, la nostra fodera al filtro e al lavoro. Dopo qualche tentativo ho deciso di finire di cucire con il filo di nylon perché con il filo in cotone non mi piaceva, risultava troppo visibile. Infatti, come potete vedere, il risultato è ottimo. Vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e lasciatemi un messaggio.